Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ancora una volta presso il concessionario Autoclub di Bari, dove qualche giorno fa vi ho mostrato, nel link qui in alto nelle schede potete trovarne il video, la nuova Fiat 500 Hybrid. Ora mi trovo davanti alla nuova Fiat Panda Hybrid. Prima di andare a vedere come cambia l'utilitaria torinese nella variante Mild Hybrid, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche cliccando sul campanello, seguirci su Facebook, Instagram e sul nostro nuovo sito wedrive.tv. Esteticamente, come vi mostrerò a breve tutto intorno all'auto, la Panda non cambia molto perché squadra che vince non si cambia, un'auto di grandissimo successo, sempre nella top 5 delle auto più vendute in Italia negli ultimi anni. E partiamo un po' dal posteriore perché c'è un badge che potrebbe interessarvi, perché come vedete appunto è una Panda Cross, in allestimento appunto cross con le protezioni in plastica scure come tutte le altre. Ci sono anche le protezioni in plastica, i dettagli in plastica scura a contrasto per i fanali, però c'è un badge che condivide anche con la 500 Hybrid del nostro scorso video e del nostro articolo, appunto un badge Hybrid con un H con le onde del mare. Adesso capirete il perché. Tutto intorno all'auto, l'auto è la stessa, vedete, protezioni in plastica basse, scritta Cross. Nella parte laterale c'è un altro badge. Questo badge è prerogativa, come leggete, della Launch Edition, perché è una versione in edizione limitata. Oltre a questo, la particolarità dell'auto è il cerchio da 15 pollici con il coprimozzo in bianco e la colorazione satinata che va a riflettere il colore della vettura. Colore della vettura che è specifico per questo modello perché è un colore verde rugiada. Sotto questa luce potrebbe sembrare grigio, però è un colore che ha delle sfumature veramente interessanti e molto fresche. All'anteriore ci sono i classici gruppi ottici della Cross, appunto suddivisi con questo elemento quadrato dei bordi smussati e l'elemento principale, tutto incorniciato in plastica nera della protezione. Questa è la parte bassa, ma appunto questa parte la conoscete già. Facendo un salto all'interno, prima di mostrarvi gli interni che sono una grande novità di questa Panda, vi mostro il pacco batterie. Tra un po' vi dirò qualche cifra riguardo il sistema ibrido di questa Panda, ma principalmente il cambiamento estetico all'interno è questo. Vedete questa trama molto interessante. Al tocco è particolare perché? Perché questa trama all'interno dei sedili, in questa colorazione blu scuro quasi turchese, che ricorda anche il colore della scritta Panda qui in alto, è una trama di un rivestimento specifico che si chiama Sequel. Sarebbe un rivestimento che è derivato da plastica riciclata, molto importante, soprattutto un alto valore simbolico per questa edizione Launch Edition, perché appunto è plastica riciclata ricavata per il 10% dei mari e per il 90% di origine terrestre. I richiami alla vernice verde rugiada dell'esterno, come vedete qui sui montanti, lo troviamo anche qui nella parte della plancia, nella cornice della plancia che corre per tutta la superficie. Ora entro, ve la mostro meglio. Guardate, tutta la cornice della plancia. Molto interessante questo richiamo perché appunto va un po' a collegarsi all'esterno ed una tanta freschezza all'interno dell'abitacolo di questa Panda. Sulla 500 c'era lo schermo dello Uconnect, qui abbiamo solamente questo piccolo display per visionare un po' le informazioni della radio e qui in alto la postazione per lo smartphone con la ricarica USB. Adesso vi mostrerò anche il quadro strumenti. La chiave è la classica chiave della Panda, piede sul freno e sulla frizione, sempre attento anche se non accenderò la macchina per evidenti motivi dato che siamo in concessionario, siamo in showroom, però questa ha un cambio manuale a 6 marce, cambio sviluppato un po' se vogliamo cucito addosso alla versione hybrid, leva del freno a mano scura con i due portabicchieri in basso, ma ciò che principalmente ci interessa è il quadrante centrale, perché sulla 500 Hybrid, su quel video lì, avevamo un quadrante digitale tondo, classico della 500, che ha questo, se vogliamo, leitmotiv tutto tondeggiante all'interno della vettura. La Panda invece, come ben saprete, ben avrete capito ultimamente,
con appunto la nuova generazione di Panda, l'ultima generazione di Panda, ha questo, se vogliamo, motivo un po' quadrato con i bordi smussati. L'abbiamo visto nell'esterno e lo vediamo anche all'interno. Abbiamo sulla sinistra il quadrante del tachimetro, appunto mezzo quadrato, sulla destra abbiamo il contagiri e al centro abbiamo il display, il piccolo display digitale, quindi misto analogico digitale per la Panda. Ciò che cambia, voi vi chiederete, dato che non lo trovate, è il fatto che nella striscia in basso abbiamo l'autonomia e appunto il livello della benzina, perché questo è un motore 1.3 cilindri, 1.3 cilindri benzina, non turbobenzina, scusate, mi sono confuso. Aspirato quindi da 70 cavalli, ma qui sopra abbiamo una linea che ci mostra diciamo il livello e l'autonomia della batteria che purtroppo non permette alla Panda Hybrid di andare in full electric, ma la Panda è coadiuvata da questa batteria da 48 volt che alimenta un piccolo motore elettrico montato sulla cinghia dei servizi, che dona migliori emissioni, migliorate abbattute del circa 30%, e soprattutto aiuta con maggiore coppia in fase di sorpasso e in fase di ripartenza al semaforo, oltre ovviamente a spegnere il motore alle bassissime velocità e ad aiutare appunto l'accensione del motore e tutto quanto l'impianto elettrico della vettura. Anche la parte posteriore non cambia, mi ci sono seduto solo per prova, come vedete ho lasciato un'infinità di spazio, quindi non ho praticamente per nulla spazio nelle gambe, ma è ingannevole perché non siamo tutti alti 1,80 m circa, quindi diciamo che in viaggio, avendo provato altre volte la Panda da passeggero, con un'altezza media mi sono trovato anche piuttosto comodo. Adesso ho lasciato il sedile tutto spallato per motivi di video e per una mia comodità durante le riprese di questo video, però posso farvi vedere da dietro tutta la plancia al completo, con la sua appunto cornice in verde rugiada che richiama gli interni, e anche la leva del cambio manuale 6 marce con tutto il sistema. Nella parte posteriore cambia poco, certo il rivestimento è sempre il Sequel, quello ricavato da plastiche riciclate, non ha la stessa trama che troviamo nella parte anteriore, però è lui. Qui c'è il pannello porta inoltre con la maniglia, diciamo, la manetta, come la chiamerebbero Aldo, Giovanni e Giacomo, per abbassare il finestrino manualmente, un piccolo pozzetto e il poggiabraccio con una maniglia. Come avete visto quindi dei cambiamenti soprattutto estetici piuttosto importanti, altamente simbolico il valore di questo ibrido scelto da Fiat che si sta muovendo a piccoli passi. Al Salone di Ginevra settimana prossima iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche perché troveremo molto probabilmente, sto incrociando le dita, la Fiat 500 elettrica e quindi potremo mostrarvi un ulteriore passo di FCA verso l'elettrificazione, dopo il mild hybrid trovato su Panda 500 e il plug-in hybrid trovato sulle Jeep Renegade e Wrangler. Questa è un'auto molto interessante, l'impostazione generale non cambia molto perché appunto il volante è lo stesso, cambio come vi ho detto manuale 6 marce, spero di provarla per voi il prima possibile in un test drive grazie al concessionario Autoclub, chi lo sa, vedremo in futuro, quindi nuovamente iscrivetevi al nostro canale, seguiteci su Facebook e Instagram e date uno sguardo all'articolo completo su questa Panda sul nostro nuovo sito wedrive.tv.